Pronti? Salve a tutti, benvenuti di nuovo. Abbiamo realizzato questo momento insieme a Brittany Mc Crigler, che viene come rappresentante di iFixit. iFixit ha origine dal movimento del riuso e del riciclo negli Stati Uniti e conta decine di milioni di utenti. Ormai visitano da anni i loro siti, sono diffusi in varie lingue a livello mondiale, e si occupano appunto di riparazione, rivendicando il diritto che ogni utente ha di riparare il proprio oggetto acquistato. Perché se da un lato il mondo del consumo ci offre degli oggetti, tipicamente device elettronici, che compriamo e diventano nostri, dall'altro questa dimensione di possesso svanisce nel momento in cui questi oggetti si rompono. E poiché questi oggetti sono sempre più complessi e complicati da riparare, in pratica nel momento in cui cessano di funzionare, in qualche modo cessa anche il nostro rapporto con loro. In qualche modo ne veniamo privati, anche se di fatto sono di nostra proprietà. Non solo, iFixit ha perfezionato negli ultimi 7-8 anni una dimensione educativa di questo processo, che ha davvero una radice etica, una radice sociale. E così ha provato a elaborare dei percorsi applicandoli all'apprendimento, applicandoli alle scuole. iFixit è famosa perché offre in modo libero e gratuito una manualistica molto dettagliata, una manualistica visuale anche ben elaborata, su come riparare gli oggetti. E allora questo criterio, il criterio del manuale, ordinato, preciso, pianificato, con un disegno, con un design di comunicazione molto aperto, perché quando si deve comunicare, raccontare all'altro come fai ad aggiustare una cosa, devi essere chiaro, devi essere semplice, devi essere, non devi utilizzare artifici linguistici, questo obbliga anche a una dimensione di possesso della lingua. Ecco, queste cose nel loro insieme fanno sì che iFixit sia aperto alle scuole, e le scuole negli Stati Uniti hanno cominciato a lavorare su questo tipo di attività. Attività che in gergo tecnico è una sorta di reverse engineering, cioè si smonta, si entrano dentro gli oggetti, ma si cerca anche di capire da dove vengono i componenti con i quali sono realizzati, i materiali con i quali sono costruiti, ponendoci la domanda se questi materiali hanno creato situazioni di sfruttamento lavorativo, di sfruttamento ambientale, e ponendoci anche la domanda del loro destino, non solo della loro origine, e cioè una volta che questi oggetti verranno dismessi, dove andranno a finire? Perché tutto questo ha un impatto fortemente ecologico e che ci riguarda in modo molto, molto specifico, molto forte. Bene, allora questo tutorial, se vogliamo, che Brittany si è gentilmente prestata a farci vedere, ringrazio le scuole, ringrazio i ragazzi dell'Easy Fermi qui di Lucca, che sono intervenuti così per rendersi conto anche di quante competenze vanno dentro un'operazione del genere, che non riguarda soltanto la dimensione scientifica, di questo abbiamo parlato con lei ieri, ma anche ad esempio tutta la dimensione umanistica, perché gli oggetti hanno la loro storia e la storia degli oggetti racconta molto su come funziona, come è nato il telefono, chi lo ha inventato, quale progressione ha avuto il telefono nel corso della storia, ma anche geografica. Ci sono luoghi dove si inventa e altri invece che vengono semplicemente sfruttati, per non dire poi di tutta la dimensione letteraria che si lega all'uso delle cose che possediamo. Bene, la mia introduzione è finita, lascio la parola a Brittany e la ringraziamo per questa. Grazie. Thank you. So, we have a lot to talk about today. So these are the founders of iFixit. This gentleman here is Luke, and this is Kyle. They started it in their college dorm room. So Kyle actually dropped his computer, and the power charger broke, and he was thinking, I'm a smart engineer, I can fix that, no problem. He took the whole thing apart, he fixed the little piece, he went to bed,
He felt really good about himself. He woke up the next morning and couldn't figure out how to put it back together. And that was his moment of inspiration that instructions would have been very helpful in terms of getting it apart and putting it back together. So that's when he started writing instructions for iFixit. And if you fast forward to today, we've been around almost 15 years now. We have 36,600 repair manuals, and those cover about 10,200 different devices. And we have about 100 million people using iFixit every year on the web from every country, including Antarctica. So everywhere in the world uses iFixit. So we're really well known for something called teardowns. So there've been some devices that come out recently, in fact, a lot of them. This is Luke, Kyle's partner. So sometimes we will fly to Australia or New Zealand, because it turns out from California, if you fly to Australia, you can fly a whole day into the future. So you can magically teleport a day into the future. We can get the device very first. We get the device, we take it all apart, and we see what's inside. This is Apple's HomePod, their new speaker that came out about a week ago. This was not so easy to get into. Our technicians had to resort to some pretty drastic measures to get into the HomePod. But it's not just Apple products that we take apart. We take apart everything. So this is the Huawei Mate 10, which came out a couple weeks ago. This is the HTC VR headset that came out recently. This is the Qi Cycle, so this is an electric bicycle that's been taken apart. And the whole point of taking apart all these devices is to give them a repairability score. So that's a score from 0 to 10 on how repairable, how easy is this thing to take apart and put back together. It is. And these repairability scores are really important because they help consumers know how easy it is. So if you buy a new phone and you come running out of the store and you drop it on the ground and the screen shatters, how easy or hard is it going to be to replace that screen? So this is very important to us. Just a quote about design. So we're talking a lot about products today. We're going to take one apart. We're going to look at how things are designed. And the way that they're designed is going to impact every single thing about the product. So why is repair important? Why do we care? Repair is important for a lot of reasons. The ones that are most common are it saves you money. It's expensive to replace a component than it is to maybe buy a whole new item. We believe you don't own it until you've opened it. We'll talk about that in a minute. And then we have some environmental concerns. So what's going to happen to the cell phone that's in your pocket in 5 years? Eventually, we throw these things away, and they end up in places that look like this. This is in Ghana, but it's not just Ghana, it's not just Africa, it's parts of Asia, it's Ghana, Nigeria, Laos, China. All of our waste gets dumped, and much of it gets illegally exported to the developing world. And you can see it's just kind of these piles and piles of e-waste. And this is called informal recycling. And how this works is basically people, like this young gentleman here, light tires, car tires, on fire because they burn very, very hot. And that will melt the plastic. And once you melt all the plastic, you can get the metals out. You can get the copper, you can get the gold, you can get the pieces out. And then scrappers will buy this from these people. So this is a problem. One, because it's dangerous, and two, because it's very not healthy. So you can just kind of see there's just sort of fires burning on the ground everywhere. The Pope, who you might know, he's kind of famous, he says, "The earth, our home, is beginning to look more and more like a place of immense pile of filth." And the problems are closely linked to our throwaway culture. And that's really what we're talking about here, about why we throw things away and what the impact is on that. So as we're talking about these kind of trends, these consumerism pieces, it's important to understand how big the problem is. So we had 44.7 million tons of e-waste last year alone.
So that's the Eiffel Tower times 4,500 amount of e-waste. So that's not good, that's a lot. The average person uses their cell phone for about 18 months before they throw it away. There's over half the periodic table on your cell phone. There's a lot of very valuable stuff in there, and we end up just throwing that away. And what you saw there, we see these junk cities, right? So we see children, including children as young as 5 or 6 years old. They burn this stuff to get the metals out. They get paid €3 to €4 a day to do this work. So they're not paid highly, but for them that's good money. People walk from all over Africa to work in these fields. But it's really, really toxic. If you've ever smelt burning plastic, that's not a healthy smell, right? Burning plastic is very bad. We're burying about 1.3 million pounds of arsenic every year. So if you could dig that up and spoon feed it to people, you could kill 7.6 billion people. Now, you can't dig it up and spoon feed it to people, which is a good thing, but the problem with that is it's landing in the water, it's landing in the air, it's polluting our environment, and that's very, very devastating. So, and that's just kind of the start, right? So that's just when we throw it away. We're not even talking about planned obsolescence, mining, the environmental impacts of mining or manufacturing or any of the consumer rights, right? Electronics have a lot of big complicated pieces that go into them, and e-waste is just one piece of that puzzle. So that's very depressing. So here's a kitten. Make everybody feel better for a second. So this is a big, hard problem, right? There's a lot of e-waste, there's a lot of electronics, we're producing a lot of electronics, and how are we going to solve that problem? So we want to get the valuable stuff back out, right? We've mined this gold, we've mined this copper, and we should be able to use it again. So this is what's in your cell phone. The green items, the green elements here, we can get about 50% back when we recycle it. The red items, we can get less than 25%, average 5%. And then the yellow ones are sort of in between. So you can see a lot of good stuff goes away when you recycle a cell phone. Not to mention all of the primary energy that you lose. So basically, it's important for all of us to understand that when we recycle something, we sort of think, I'm going to put my beverage can in the recycling bin, and they're going to make a new beverage can with it. But that's not how it works. We lose a lot of material and a lot of energy in that process. 70% of the energy of your device was used when it was made, not when you're using it. Okay, so more depressing numbers, I'm sorry, but it's important to know that there's for every one laptop, there are 500 pounds of carbon dioxide, CO2, created. So every microchip, this device, which we're going to take apart, has a whole bunch of microchips in it. Every one uses 70 pounds of water, fresh water. So these are very environmentally devastating devices to create in mass. And this is what shredding looks like. So when we recycle electronics, I think sometimes we have an idea that maybe it looks a little cleaner and magical. Basically, everything goes through a shredder, gets shredded into small pieces, and the metals are pulled out. And it's not a very exact process at all. But with repair, we have an opportunity. So we have tons and tons of devices piling up. About a quarter of all of the devices that are piled up could be easily repaired, meaning less than 5 minutes to repair about 25% of these devices. And that would create 250,000 jobs. That would create a lot of economic opportunity. So repair is this cornerstone of our environmental and economic future. It's the one way that we can use to keep these devices out of the waste stream, which is very, very powerful. But how do we get people to repair their stuff? Right? Why don't people repair their stuff more? And I think there's a lot of reasons, a lot of good reasons to answer that question. And at iFixit, we're all about addressing those. So we want repair to be easy. We want it to be very accessible. We create guides. We say how hard something is, how long it takes, what you need to do it. We show step by step with photos how to do it. Which screws do you need to remove? Which bits do you need to remove them? All these pieces help encourage people to repair things. We want it to be really accessible. We want to show everyone, okay, this is how you do it. You can do this. This is accessible and easy to do.
These are the steps to remove a battery from an iPhone, which is a very seemingly challenging process that can be done actually in about 10 to 15 minutes. And we've seen children as young as 5 do it, and people as old as 100 do it. It's very, very accessible for everyone. So that's what it looks like. We take the battery out, we can replace it with a new one, your phone can last much, much longer. We also want repair to be fun, so we create all kinds of guides, not just for cell phones, not just for laptops, but for all sorts of devices, vacuums, toasters, trucks, cars, cameras, anything you can think of, we're trying to get a repair guide for it. So here are some of our car guides. The idea is that I might not know how to fix everything, but maybe I know how to fix a telescope, and you know how to fix a smartphone, and he knows how to fix trousers, and together when we share our knowledge, we can learn how to fix anything. And that's what iFixit is all about. So we have all these easy to follow instructions. This is how to patch a coat, one of those down coats if you need to patch a coat. And then we want it to be fun, right? So this is a guide that we wrote on a movie prop, a lightsaber, just to remind people that technology is fun and interesting, and it's great to just take things apart and really see what's inside and see what they're made out of. And we have a lot of fun doing these teardowns and sort of talking to people about what's inside of a device. And that's what we're going to do today. So I'm going to switch over to the table, and I'm going to take apart this phone. This phone is a fairly easy phone to take apart. I chose that because I'm on a stage, and it takes time, and I wanted to be able to show you some of the internals. So I'm going to take this apart, and we'll talk about what makes this phone easy and other phones difficult to take apart. We'll talk about the design pieces that went into this phone. So the super easy part about this phone that makes everything sort of a little bit simpler is the back just pops right off. So I'm going to pop this off, and then I'll set it on the table. Easy, right? Okay. So that's the first part, and that's sort of a very easy piece of it. This phone also has a very simple battery that just lifts right out. So the battery is the number one component that needs to be replaced in an electronic because battery chemistry does not last forever. A lithium-ion battery, a lithium poly battery will last about 300 cycles, and then it has to be changed. Other companies glue their batteries in, which means as soon as the battery is dead, it's very hard to change. So having a battery that does not have an adhesive makes it very, very easy. So this battery is helpful in that it's not glued into the case. Next on this device, we have a bunch of screws. Again, we're much happier to see screws in a device than we are to see. Eccoci, ready for the translation. Do you want me to start with the battery again? Or Sì, just, ok. Yeah. Okay. Quindi, come avete visto, ha preso un telefono, ha rimosso la batteria. The battery is the part that is most common needing to be replaced because battery chemistry only lasts about 300 cycles. La batteria è uno di quegli oggetti che richiede poi spesso di essere cambiata perché ha un limite dato dai componenti chimici che la costituiscono. So if the battery is glued in and you can't pull it out easily like this phone, when your battery dies, it's much harder because you have to melt the adhesive to get the battery out to replace it. Quando la batteria in molti modelli di telefono è integrata, questo lo rende molto difficile da sostituire. Avete avuto forse anche esperienze dirette. Diventa invece interessante come intervento e anche come disponibilità da parte delle aziende rendere la batteria estraibile. So once we have the battery out, we're going to move to the frame. And in this case, we have screws, which is very helpful because, again, it's not glue. Ok, rimossa la batteria, ci ritroviamo col telaio e dobbiamo capire quali tipi di viti ci sono e andiamo a svitarle con il cacciavite fornito dal set iFixit. So the other part about screws is oftentimes it's important. This has Phillips screws, which is a standard screw. Some manufacturers put in non-standard screws, and that can be very hard to find a specialty bit. Esatto, come avete immaginato, moltissimi modelli hanno moltissimi tipi di viti, quindi in questo caso il set fornisce una serie di punte che permettono di, in base al modello, personalizzare e cambiare la punta del cacciavite. And some devices, even though they have screws, it's not beneficial because, for example, the Microsoft Surface has 120 screws in the device,
which as you can imagine takes a very long time. Dice per esempio anche la quantità di viti incide sulla facilità di accesso all'oggetto e di riparazione. L'esempio del Microsoft Surface, che è il computer, ha oltre 120 viti, quindi potete immaginare anche qual è il processo semplice di smontaggio, come diventa complesso. So as we're removing the screws, the camera will be the next part to come out. Smontate le viti del telaio, passeremo alla parte della videocamera. And in this phone, the camera is sort of integrated or close to the speaker assembly, which makes it a little bit harder. In questo caso e anche in altri modelli la fotocamera, videocamera è spesso montata vicino al sistema audio, agli altoparlanti, quindi la rende anche delicata da estrarre e da trattare. So when we're looking at a device, we always want it to be modular. We want each component to be separate so that if we need to replace one thing like the headphone jack, we don't have to replace a whole bunch of components at the same time. Interessante, qui Brittany vuole sottolineare un piccolo aspetto tecnico di base, è la modularità dell'operazione, nel senso lo smontaggio procede in maniera logica, viti, riconoscimento viti, cacciavite, telaio, disposizione ordinata delle parti, procedere in maniera modulare. So now I'm just prying the frame open so that I can get it off of the case. Usa una linguetta particolare in plastica per agevolare l'apertura del telaio della componente plastica. So this is a pick. It looks like a guitar pick, and this is really good for prying into little plastic seams. Esatto, molto utile, ricorda per la parte in plastica per suonare la chitarra, invece è molto utile anche per separare i componenti. And here's the frame. So it comes out. This is for structural stability in the phone. So this keeps it stable, and you can see there's a few components that are just kind of stuck on the frame. Questa in realtà è una parte di copertura, serve a rendere il telefono più stabile e contiene poche componenti, ma ne copre molte altre. So now I'm disconnecting that camera that I mentioned. Ora sta intervenendo sulla camera, come aveva detto in precedenza. And it comes out and looks a little bit like this. Now, this is a press connector, but in devices, we've found as many as 60 different types of connectors. So each type works a little differently. There's something called ZIF, zero insertion force. There's press connectors. So as you're learning to work on devices, it's important to recognize many of the types of connectors. Dice, il semplice sensore di pressione che troviamo nelle fotocamere, in realtà ce ne sono diverse decine, quindi diventa interessante poi, andando a conoscere diversi tipi di telefoni, come si riconoscono diversi tipi di sensori di pressione. And now I'm disconnecting the other camera, or as we call it, the selfie camera, so you can take your selfies with this camera, which is the smaller camera. Avevo adesso rimosso la fotocamera frontale, quella che è comunemente usata per i selfie. And then the motherboard will come out next. Sta estraendo ora la scheda madre. So again, we have some connectors holding the motherboard in place, but it's very easy to get out. Many motherboards are either soldered or glued in place, which make them very difficult. This is the motherboard. Esatto, sembra da descrivere molto complesso e articolato, è in realtà molto sottile, molto semplice da estrarre ed è quella che contiene, come sapete, tutte le componenti elettroniche principali. There's a couple small pieces on here. So all these silver parts are shields. They cover the chips. And then you can see this little silver part is actually where the SIM card goes in the phone. Ci sono diverse parti metalliche che vanno a coprire i chip e poi riconoscete lo spazio per l'inserimento della SIM. So next to come out we have the vibrator motor, which is a little motor that will make your phone vibrate. And this is lightly glued in, so sort of gentle adhesive, and it looks a little like this. Sort of hard to see. Questo è interessante, è il sensore di vibrazione che permette in modalità silenzioso, anche attivo ovviamente, di far vibrare il telefono ed è semplicemente incollato. And then what we're left with is the display and the display assembly. So oftentimes when we have someone do a repair, they replace the entire display assembly, which means the display and the parts that it's directly connected to, because it's an easier repair.
Come vi è capitato forse quando vi è caduto il telefono, ci sono due parti del display, la parte principale dello schermo LCD e un telaio plastico o metallico che lo contiene e lo sostiene. In alcuni casi la sostituzione è completa, in altri casi è parziale, quindi diventa importante riconoscere anche il tipo di danno che avete avuto sul dispositivo per capire, risparmiando tempo e denaro, qual è la parte esatta da sostituire. So this one was glued together. It's not anymore because the adhesive has been taken apart a couple times, but displays are almost always glued in. So when you drop your phone and you break it, replacing the display is one of the most common but hardest repairs to do. Adesso in questo caso lei ha rimosso le due parti facilmente perché è un telefono che ha usato per altre dimostrazioni. Se vi è capitato di smontarlo, in realtà le due parti sono incollate in maniera molto forte e anche se l'operazione è semplice diventa difficile lo scollamento. So again, here's what's behind the display, and here's the display and digitizer itself. Lì c'è il digitalizzatore dello schermo e il sostegno dello schermo con altre componenti minori. And that's this phone pretty much disassembled all the way. There's one other little components in here, such as the headphone jack, which is glued in. C'è anche per esempio il jack, solito per le cuffie, per l'uscita audio, che in questo caso è And incollato, there's one other speaker that's glued in as well. e un altro altoparlante che è incollato. So with this device, this is really easy to get apart. Again, because there are screws, because nothing is glued together, it makes a very big difference in terms of taking it apart. Questo per esempio per i requisiti di iFixit, vista la loro capacità di decidere dei punteggi per il grado di riparazione dei dispositivi, Brittany sottolinea come questo è abbastanza facile da disassemblare, ha delle viti, ha delle parti incollate e quindi rende in pochissimi minuti, si può smontare in pochi minuti e conoscere già le componenti principali. So this is really quick and easy to take apart, but a similar phone, if it's glued, can take an hour and a half just to get inside. So there's a big difference between what's easy to repair and what's difficult. Come vedete mi ha messo pochi minuti a smontare questo dispositivo. Brittany dice, come sapete in molti altri casi ci sono sistemi più complessi, telefoni più complessi, che possono richiedere anche oltre un'ora per lo smontaggio e aumenta la difficoltà quindi di ripararli. And I will leave this disassembled if you guys want to look afterwards. And I have a couple more slides, if we have time, that show x-rays of the device. So if we can... Lascia questo dispositivo e il tavolo di montaggio a vostra disposizione dopo per curiosità e ora continuiamo con alcune slide. Let's see. Maybe. Sì, chiedi. Se no Okay. Yes. So we're going to reboot, and as we do that, I can tell you guys a little bit about more of the cell phone components that we've seen. If that's interesting. Yeah? So, Sorry, can you repeat it? Sorry. yes. So as we're getting ready to show you some of the x-rays, one of the reasons why we take x-rays of phones when we tear them down is because it's really helpful to see inside before everything gets taken apart. Ora Brittany vi mostrerà alcune radiografie ai raggi X dei dispositivi che analizzano, per loro è molto importante per delle considerazioni tecnico-scientifiche che fanno. Sì, un breve, solo per un dettaglio. Naturalmente abbiamo parlato ieri, questo tipo di approccio a un dispositivo di questo tipo è adatto per un certo tipo di età di alunni, quindi probabilmente non adatto per bambini.
Un'altra cosa che vorrei farvi notare è il luogo dove è stato effettuato lo smontaggio. È un luogo ben delimitato, quadrettato. Esistono questo tipo di tappeti in questo modo, sono tipici degli ambienti di elettronica. Mi è venuto in mente il senso dell'ordine. Qui abbiamo le scuole senza zaino che sono nate qui a Lucca e diffuse poi a livello nazionale. Ecco un caso nel quale c'è l'abitudine a mantenere l'ordinato. Quindi quando si smonta qualcosa, ogni quadrato è un luogo ben preciso dove posizionare la vite, quel certo tipo di vite, quel certo tipo di componente, e questo diventa un'abitudine anche a una logica, perché poi lo smontaggio come anche il rimontaggio non è altro che un'operazione di coding, cioè di flusso di operazioni che vengono messe in sequenza. So this shows an X-ray of the phone that I just took apart. And we work to take these X-rays so that we can see inside before we get started. La radiografia che mostra il telefono che ha smontato, e questo ci serve a cominciare sulle nuove osservazioni. So when we do a teardown, it's a race against the clock. We're trying to go very fast and publish first. So for us, everything has to be done quickly, and if you go in the wrong way, you can break everything. This device is easy, so that's not the case, but in other devices, it's very hard. Sì, quello che loro serve è una catalogazione immediata non appena escono i dispositivi, e quindi di solito procedono rapidamente a una serie di operazioni fisse che hanno di scrittura tecnica, di divulgazione, creazione dei manuali, per essere il più rapidi possibili, in modo che qualora agli utenti si rompa il telefono, iFixit è già in grado di rispondere rapidamente. So from this image, we can see the location of the battery, which is important because if you puncture it while you're taking it apart, it will catch fire. In questo caso è importante, vediamo subito lo spazio della batteria, e come sapete dagli anni passati è importante in caso di surriscaldamento e di incendio. And you can see the location of the cameras and the screws, which also help us orient for opening the device. Vedete subito anche la posizione delle viti, della camera e degli altoparlanti. So once we get a strategy to go in, we'll take actual X-rays of the components. And this is the back case of the phone. This is what this image is showing. Continuano con le radiografie, questo è il retro del telefono. And the big rings around it are actually the NFC antenna. E come vedete i rettangoli che si iscrivono tra di loro sono in realtà i sensori di ricezione, sono le antenne. So this is actually integrated into the plastic. So if you had issues with your NFC chip, with any of the functions that it would use, you would have to replace the back panel and not any of the what looks like the electronics. Questo è interessante, come fa notare Brittany, perché nel caso di problemi di ricezione o di problemi di segnale saremmo tentati a pensare di dover intervenire sulla parte elettronica dei chip, invece fa parte del retro in plastica, integrato alla plastica. And if we didn't have the X-ray, we probably wouldn't know that, and we might not be able to help users understand which component they need to replace. L'utilità delle radiografie, come in questo specifico caso dei sensori di segnale sul retro, se loro non hanno la possibilità di conoscere e indagare il dispositivo in questa maniera, non sanno dare istruzioni a voi per come intervenire. These are the two cameras, so the selfie camera and the main camera. Sono le due videocamere, la principale frontale e la più grande laterale. And you can see all of the traces. So all of the lines and circles are what we call traces. That's how the circuits are made. Come vedete le righe, i puntini e i cerchi sono quelli che sono chiamati i traccianti. And this block up here is a microchip. So that's a very small chip that you can hardly see on the camera. E in alto abbiamo il microchip, che senza la radiografia sarebbe praticamente impossibile da osservare. So these are easy to see because there's only a couple of layers, but if we were to do that for the motherboard, there's about 50 to 100 layers of traces often in motherboards. In questo caso abbiamo pochissimi livelli di traccianti, se invece andassimo sulla scheda madre ne avremmo decine se non centinaia. And when we look at these, we look at different things. So
This camera doesn't have it, but other cameras will have magnets in the corner, which helps with optical image stabilization. In questo caso la radiografia ci permette di dire per questo preciso modello che questa camera non ha i magneti, in altri casi i magneti servono come stabilizzatore ottico. So when we look at images like this, we're looking for what is the new technology, what is interesting, what's innovative, and what makes it sort of easier to take apart. È molto interessante l'indagine dei Fixit perché con queste radiografie loro vanno immediatamente a capire, anche rispetto alle campagne promozionali aziendali, quali sono le vere innovazioni nei dispositivi e vanno a verificare quali funzionalità sono innovative e come sono state concepite e costruite. So our goal is to be able to tell consumers and manufacturers, these are the things that make it easy. So some of them are very simple, like using screws, and some things are more complex, like talking about how we integrate antenna, when we're talking about how to design something that is repairable. Questo, come immaginate, permette loro di fornire agli utenti delle informazioni molto precise su facilità di riparazione, presenza di viti, dove sono disposti i segnali, quali sono le innovazioni, come si possono sostituire singoli pezzi. Quindi è un'indagine molto dettagliata, studiata per rendere sempre più accessibile la riparazione e l'uso critico degli dispositivi. And it's important because we want everyone to know that these things are very easy to repair, because if you know that you can save your $500 or $600 phone with a $20 part, you're more likely to repair it and keep it out of the waste stream. Brittany, come Fixit, sono molto interessati a, come vedete, in realtà a far vedere quanto è semplice. Richiede del tempo, richiede un'azione logica, ma non è difficile come può apparire rispetto a mezz'ora fa. Quindi questo permette di, anche in termini di risparmio economico della persona, di capire qual è il singolo componente, qual è il costo, se intervenire a ripararlo, se ordinarlo singolarmente, piuttosto di avere una spesa più grande. Right, okay. Thank you. Thank you. Ok, ringraziamo Brittany. Una domanda però, perché è questo tipo di approccio, secondo la tua esperienza, quanto è possibile trasportarlo all'interno della scuola e di un ambiente di apprendimento? Based on your experience, how is it easy to integrate this approach on the school environment? So we do a lot of work that helps really integrate all of these practices into the schools. So we do this with a lot of engineering students. I know you have some engineering students here, so that they learn how easy or hard it is to get something apart. And I personally love it when I see the engineering students struggling and they're swearing and they're angry at the device, because that's how we learn that when they go to design electronics, they'll make better choices about making it easier. Lei, Brittany, ai Fixit, Brittany in particolare come responsabile Edu, collabora attivamente con licei e università, ed è una parte che le piace molto ed ha un significato profondo, perché vedere degli studenti come anche voi, talvolta in difficoltà con i dispositivi che magari studiano come informatica, come ingegneria, come meccatronica, il fatto di poter avere una formazione, degli stimoli, degli strumenti per capire più in profondità e intervenire per conoscere questi strumenti li prepara anche meglio al loro futuro professionale, per capire come migliorarli dal punto di vista della fabbricazione, della progettazione e dell'innovazione tecnologica. I think it's important because we use these devices every single day and not a lot of people know how they work. And it's interesting that something that holds all of your contacts, all of your photos, everything you do, and you don't understand the basics of how it functions. Sì, Brittany sottolinea degli aspetti molto semplici che talvolta ci sfuggono. È il fatto di avere questi strumenti che sono pervasivi nella nostra vita, ci facilitano moltissimo, ci agevolano in tantissime operazioni. Lo spirito critico e la visione dei Fixit è di renderci più consapevoli di questi strumenti che contengono i nostri contatti, le nostre foto, le nostre relazioni in molti casi, e
far capire che in realtà è semplice accedere a questo livello di consapevolezza tecnologica. Thank you, Brittany. Thank you so much. Grazie Brittany. Grazie a tutti.